Buongiorno a tutti, sono Giuseppe e oggi vi spiegherò come impollinare Dionemo scipola. La tecnica che vi mostrerò a breve è la stessa che abbiamo utilizzato per realizzare le nuove selezioni di flora. Iniziamo quindi a definire la struttura del fiore. Dall'esterno verso l'interno troviamo rispettivamente i sepali, che sono queste come esternamente sono queste strutture verdi, okay, che ricordano delle piccole foglie. Subito verso l'interno troviamo i petali, che sono fondamentalmente quelli che guidano l'insetto impollinatore sul fiore. Poi abbiamo quindi i filamenti con le antere, che sono la parte maschile su cui è portato il polline. Al centro del fiore troviamo l'ovario, che è la parte tondeggiante alla base, lo stilo, che è quella specie di filo sottile che si connette all'apice con lo stigma. Lo stigma altro non è che la parte ricettiva su cui va messo il polline per l'impollinazione. Il fiore di Dionemo scipola matura prima il polline, che viene rilasciato nei primi 3 giorni dopo l'apertura del fiore, e successivamente lo stigma, che diventa ricettivo dal terzo giorno in poi, con tempi variabili tra varietà e varietà. Quello che possiamo vedere qui è che questo fiore, che si è appena aperto, ha rilasciato il polline dalle antere. Infatti vediamo che se noi le tocchiamo la pinza si colora leggermente di giallo, mentre lo stigma vediamo che è quasi molto piccolo e chiuso. E dico questo perché se adesso noi invece osserviamo questo fiore, che è aperto da più giorni, possiamo vedere che lo stigma è diventato lanuginoso, ha delle strutture filiformi. In questo caso questo stigma è ricettivo, quindi se noi andiamo a prendere il polline e lo andiamo a spargere delicatamente sopra lo stigma, questo garantirà un'impollinazione. Questo fiore, vi spiegherò un piccolo trucchetto che usiamo qui a Diflora. Questo fiore non ha ancora lo stigma ricettivo, però ha le antere attive. Siccome io voglio usare questa pianta come pianta madre nei prossimi giorni, andrò a rimuovere tutte le antere, così, eliminandole proprio, ok? E tutti i petali. Questo perché ho fatto la prova diverse volte e se si tolgono petali e antere, sostanzialmente il fiore non viene toccato e interessato dagli insetti impollinatori, perché lo vedono come se fosse già sfiorito. E questo aiuta tantissimo per effettuare impollinazioni multiple nei giorni successivi e per evitare che ci siano impollinazioni open pollinated o pollini indesiderati che finiscono sul nostro stigma e che rovinano il nostro lavoro. Ora procederò all'impollinazione. Preleverò quindi da questo fiore, che ha le antere attive ed è aperto da poco tempo, il polline direttamente prelevando semplicemente l'antera, così com'è, ok? E poi andrò a passarla su questo fiore. Questo fiore sono stati rimossi i petali e le antere il giorno precedente per evitare che lo stigma si autoimpollinasse utilizzando il polline prodotto in precedenza. Quindi andiamo molto delicatamente, non so se si può vedere, ok, a passare l'antera sul fiore, delicatamente così. Come si può notare, non so se si vede dal video, ma lo stigma si sta colorando leggermente di piccoli pallini gialli. Quello è il polline. Si può ripetere l'operazione con più antere fino a saturare completamente di polline lo stigma. Terminata l'impollinazione, procederemo a cartellinare il fiore con il nome del padre, del polline donatore. In questo caso ho scritto sostanzialmente il nome della pianta padre, ok, quindi del polline che ho preso, e semplicemente vado a legare questa fascetta, che è la stessa che si usano per le etichette dei vestiti, a cui è attaccato un cartellino con scritto il nome del padre. In questo modo, quando andrò a raccogliere i semi, saprò che incrocio è stato effettuato. Tra un passaggio e l'altro è fondamentale disinfettare la pinza e pulirla molto bene, perché per quanto poco, andando a toccare organi così delicati, c'è il rischio di portare microrganismi o comunque eventuali patogeni tra una pianta e l'altra. Quindi io disinfetto bene la pinza, anche per togliere eventuali residui di polline indesiderati, e procedo con altre impollinazioni. Nelle settimane successive, se l'impollinazione che abbiamo effettuato andrà a buon fine, inizieranno a sviluppare i semi
ok? E successivamente a maturare la capsula. La capsula di Dionea inizia a seccare e quindi tende a spaccarsi rilasciando i semi. Quando è il momento adatto per raccoglierla? Quando sostanzialmente vediamo che il picciolo dietro è annerito e quindi questo ci suggerisce che l'unica cosa che sta avvenendo in quella capsula è la perdita di umidità. A quel punto noi possiamo raccogliere i semi. Procediamo tagliando alla base, in questo modo qui, prendendo molto delicatamente la capsula e andandola a appoggiare su un foglio bianco. Questo ci permette anche di vedere bene i semi. Qui abbiamo il nome del padre, la madre è nota perché è cartellinata, ok? E poi molto semplicemente con le dita andiamo a spremere la capsula e come possiamo vedere vengono rilasciati i semi. Ora questi semi verranno raccolti e messi in un contenitore dove verranno siglati e quindi avremo ottenuto i nostri semi del nostro ibrido di Dionea muscicola. Questo è il processo completo che noi facciamo a Diflora quando vogliamo ottenere nuove linee genetiche. E qui abbiamo una piccola mostruosità, una piccola chicca. Abbiamo il fiore della facehugger, che sostanzialmente ha un po' distrutto quelli che sono gli assi di simmetria di praticamente quasi tutte le strutture. Abbiamo i petali che sembrano fondamentalmente degli alberelli, ok? Poi verso l'interno abbiamo delle antere che non sembrano nemmeno delle antere, ok? E un ovario che probabilmente è abbastanza sterile, non lo so, però questa è la famosa oscenità della facehugger che possiamo qui ammirare in tutto il suo splendore. Qui abbiamo un'altra piccola chicca che ogni tanto con Dionea muscicola può avvenire, cioè la rigenerazione da scappo floreale direttamente su pianta, quindi abbiamo un caso di viviparia sostanzialmente. Guardate che bella piantina.